Un uomo entra in una libreria, una di quelle grandi librerie di città, una maxi libreria con settori separati per argomenti, settore esoterico, economico, affari internazionali, critica sociale, fai da te, romanzi, eccetera. Praticamente tutte le religioni a cui si affida l'uomo nella difficile impresa di dare un senso alla sua vita. Quest'uomo in particolare è consapevole di far parte della punta di diamante della società pensante. Infatti è aperto alla modernità, segue i dibattiti, ha delle proprie opinioni riguardo alle varie tematiche sociali, conosce film e registi, è per una società inclusiva e si dichiara moderato in politica. Legge i giornali più venduti e i libri, naturalmente. Guarda poco la TV. Insomma, è un uomo di cultura del nostro tempo, una specie urbana abituata al politicamente corretto. Forse collabora in una radio alternativa, quelle con un canale collegato in rete, forse un professore, insomma uno che non ha mai svolto un lavoro manuale, uno che vive per lo più di parole. Sfoglia qualche pagina di un volume, poi passa in un altro settore. Cerca un libro con delle risposte, ma è indeciso. Vuole fare una scelta oculata, qualcosa che valga la cifra spesa. I libri costano molto, ma lui sostiene che per i libri i soldi si devono trovare, tanto più che ha studiato, possiede una istruzione superiore e riesce a ragionare con la sua testa. Insomma, è un intellettuale. Si mobilita idealmente per le cause giuste, per il green, e contesta alcuni diktat del governo, anche se non crede alle tesi dei complottisti. Solo qualche volta la sua mente è esplorata dai dubbi, ma lui sa che non bisogna lasciarsi condizionare, che il progresso passa attraverso un laborioso processo dialettico, però niente a che vedere con le logiche orwelliane. Non ci può essere un disegno così grande come dicono i complottisti, è solo la realtà ad essere complessa. Meglio rimanere con i piedi per terra. Perché dovrebbero mentire sulla forma della Terra, per esempio, o sul passato? Forse i complottisti hanno ragione sulle teorie economiche, sulle speculazioni in generale, ma è convinto che con delle politiche accorte alla fine ce la faremo. Ci sono storture nella società, ma sta maturando una certa consapevolezza e lui crede che con la comparsa di nuovi soggetti politici si supererà la crisi. Certo, questa guerra non ci voleva, ma prima o poi ci sarà la pace, e senza nemmeno un intervento divino, come si augurano in molti. Lui è una persona istruita, non crede a Dio, anche se non lo esclude. E poi che male fa sperare in Dio? L'uomo si sposta ancora, avanza fra pile di libri, cerca del buon materiale su cui riflettere. Ecco, forse sceglierà un libro che parli di pace e libertà. Alla fine opta per un classico, il Trattato sulla tolleranza di Voltaire. I classici non deludono mai e lui si era sempre ripromesso di leggerlo. Ma forse gli sfuggono alcune cose. Ancora non sa di trovarsi fra libri innocui, per esempio, oppure creati con l'obiettivo di distorcere la storia e nascondere i fatti su ciò che è realmente accaduto in passato. Ancora non sa che i libri interessanti sono stati bruciati da tempo, oppure sono stati riscritti, oppure sono nascosti in biblioteche segrete, perché la vera conoscenza è fuori dalla portata della gente comune. Non sa che se i giornali e la TV seminano il male nella testa di chi non pensa, le librerie seminano il male nella testa di chi pensa o crede di pensare. Così come non sa che potrà scegliere solo fra una scelta già fatta per lui e non potrà trovare un libro che gli spieghi cosa stia succedendo.
perché non vengono stampati libri così, perlomeno non in questo paese, perché il mondo occidentale è stato privatizzato e niente più sfugge al controllo dei padroni. In un mondo privatizzato anche la letteratura è privatizzata. Qui da noi i libri, come i giornali e la TV, hanno il solo scopo di ingabbiare le menti, eliminare la conoscenza con un eccesso di informazioni, trasformare la realtà in bugia. Sono libri di autori vagliati dal sistema per reggere il sistema. Sono come i testi scolastici per chi ha terminato la scuola. L'editoria è come il cinema, il teatro è come l'editoria, così come tutte le altre forme espressive. Sono sotto il controllo dei caporali. Uno può essere bravo quanto si vuole, non andrà da nessuna parte senza il loro permesso. Si tratta di un metodo cinico finalizzato al decadimento della società, alla destabilizzazione tramite armi cognitive che influenzano le menti con l'aiuto delle tecnologie dell'informazione. Un metodo che promuove i valori direttamente opposti alla natura umana e senza che nessuno si opponga. I politici, infatti, non hanno la capacità di cambiare in meglio la vita dei loro paesi, poiché non sono figure indipendenti da molto tempo. Tutti hanno legami con grandi imprese, lobbisti e fondazioni, il cui vero obiettivo è preservare il sistema di sfruttamento mondiale. Nessuno di loro è interessato ad aumentare il tenore di vita della popolazione, che avviene anche tramite la conoscenza. Il loro compito è garantire la lealtà delle persone alle istituzioni, affinché non facciano una rivoluzione. Il loro compito è quello di mantenere un equilibrio fra povertà, ignoranza e paura per l'autorità. Quindi, quando ti obbligano ad andare contro il tuo volere, ad andare in guerra, quando alterano il tuo corpo, violentano la psiche, mettono tutti l'uno contro l'altro per creare una fabbrica perenne del dolore, eccetera, allora non c'è più niente da leggere. Bisognerebbe tirarsi fuori, uscire da tutte le librerie, dalla TV, dai giornali, dalla rete. Non occorrono le loro stupidaggini per vivere, o le loro invenzioni per coltivare l'umanità che è rimasta in noi, anche se è un compito ingrato, anche se nessuno se la sente più di farlo. Ma dovremo farlo perché nessuno potrà resistere da solo. Bisognerà riscoprire lo spirito di appartenenza, sostituire i fantasmi con persone reali e le immagini false con quelle vere. Una volta si diceva: se un uomo è solo, il diavolo se lo prende. E qui i diavoli sono molti. Ci hanno già tolto la natura e una vita dignitosa. Cerchiamo almeno di conservare l'anima. Per farlo ci dobbiamo porre solo due domande. La prima è questa: io ho un'anima o sono un clone? E la seconda è questa: cosa posso fare per non perderla? Tutto qui, poi le risposte vengono da sole.